Aspettate, 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 aspettate. Sì, sì, manca l'audio, manca anche la mia faccia. Aspettate, aspettate, aspettate. Sì, sì, manca l'audio, Ciao, 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 ciao ragazzi. Allora, partiamo bene. Proprio. Il computer stasera è proprio dalla mia parte. Si è cambiata Ciao Manu, ciao ragazzi. E si è cambiata... Come cazzo? La porta USB. E ha sminchiato tutto. Adesso ripartiamo. Anche perché è saltata... Sì, sì, sono i Patriots. È saltata anche la cosa che volevo fare. E il salvataggio è stato stronzo. Cazzarola. È stato molto stronzo il salvataggio. Perché non è partita la sigla. L'intro del gioco. Che parte quando fai il salvataggio. Dove eravamo arrivati l'altra volta. Dopo il casino, che adesso ne parliamo, eh. E quando salvi parte la canzone. Ma adesso ve la faccio ascoltare. C'è il modo, ve la sa, cioè, ragazzi, dai. Succedono questi errori tecnici, ma ho tutto sotto controllo, non vi preoccupate. Aspettate che mi rimetto bene l'audio e poi ci siamo. Kuwabara, Kuwabara. Kuwabara, Kuwabara. Non so se ci avete fatto caso l'altra sera. Adesso sto computer lo spacco. È uno scongiuro giapponese per non essere colpiti dai fulmini. Guardate caso, perché non mi fa... Chi l'ha detto? È stato Volgin, il nostro caro amico Volgin. Cioè, non riesco a... Oh, ok, ok, ci sono. Abbiamo l'audio. Fatemi mutare così vi parto subito, giusto? Lo dice in lingua giapponese, sì, 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 sì. Kuwabara, Kuwabara. Sì, tipo... Esatto, tipo quello. Allora, partiamo. Sei riuscito, Mattia, a fare il dialogo di Johnny nel 2? Visto che ci dovevi ancora arrivare? Questa live è abbastanza tasty. No, l'hai saltato apposta. Ok, ragazzi, faccio partire, metto il solo e godetevi la intro. Questa canzone parte, partiva subito dopo il salvataggio del prologo di Metal Gear Solid 3. What a thrill, with darkness and silence through the night. What a thrill, I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one
a tree frog. It's ordeal, the trial to survive. For the day we see new light, I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I lie to you. I'm still in a dream, snake eater. I'm still in a dream, snake eater. Benvenuti ragazzi. È iniziato così Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Questa è proprio la classica intro alla film proprio maniera, no? C'è il prologo, poi c'è il classico del titolo, con i titoli di testa, no? Con i nomi degli sviluppatori, eccetera. E la canzone fa tanto Bond Movie. Io ve l'ho chiamato non a caso Bond Movie, questo titolo qui. E parliamo un attimo prima di iniziare a giocare. Questo è il menu, molto figo. Vi fa vedere il CQC e se si schiaccia la levetta analogica sinistra si può cambiare lo sfondo e con la destra puoi cambiare il colore, come succedeva in Metal Gear Solid 1, che se muovevi il D-pad cambiava i colori. Anche qua puoi giocare col menu. Togliamo un attimo la musica. Allora ragazzi, cosa cazzo è successo? Cosa è successo? È stata una bella introduzione, un bel prologo. Abbiamo parlato tanto, vi ho fatto vedere un po' il gameplay, perché come tutti gli inizi di Metal Gear, come anche questo episodio, ci saranno tanti dialoghi, ma poi ci sarà tantissimo gameplay puro. E diciamo che le cose si sono già messe subito in chiaro. Abbiamo conosciuto Naked Snake, che vi ho già detto chi è. Abbiamo conosciuto Ocelot, e già il primo incontro c'è già stato. I primi insegnamenti di John, a.k.a. Jack, come lo chiamano i suoi cari. Si chiama John, cioè lo chiamano Jack perché Jack è un soprannome che si dà in Inghilterra o comunque in paesi anglofoni. Non chiedetemi perché John, Jack per loro sono la stessa cosa, ancora non lo capisco nemmeno io, però vabbè. E sì, quello era Ocelot, che ha preso mazzata e fa il bulletto di periferia. Subito dopo è successo qualcosa che per la Metal Gear Saga è praticamente fondamentale, se non il vero trigger della Metal Gear Saga. Non è tanto il tradimento di The Boss, perché abbiamo visto il mentore di Snake che ha disertato, è passata alla Russia e gli ha portato tanto di regalino, cioè una testata nucleare. È tornato con i suoi amici, con i suoi Cobra, che sono praticamente delle persone stravaganti. Molti possono pensare dei superuomini, sono dei superuomini fondamentalmente, e ognuno di loro ha il nome di un sentimento, di un sentimento, possiamo dire, che si prova in guerra. Abbiamo The Pain, The Fear,
the end, the sorrow e the joy. 5 sentimenti. Infatti, The Boss, quando Volgin dice lo portiamo con noi, riferito a Snake, le dice di no, perché è ancora un bambino e non ha ancora sviluppato un sentimento nella guerra, quindi non è ancora maturo secondo lei. E per, diciamo, fargli un favore e salvarlo e non lasciarlo in mano a Volgin, lo pesta a sangue e lo butta giù dal ponte. E... È molto emblematica questa cosa, perché The Boss si vede che a Snake ci tiene, e Snake tiene a lei. Però è micidiale questa donna, non scherza affatto, infatti smonta l'arma di Snake con un movimento e basta quando si avvicina, se vi ricordate. No, no, The Boss non è un sentimento, ma non è il nome in codice. Cioè, il nome in codice The Boss le l'hanno dato perché lei è l'eroina, è la soldatessa, è tipo come se fosse Goku per i militari, è proprio il punto massimo, è la perfezione. The Boss gliel'ha dato il governo, questo nome in codice. Il nome in codice di The Boss è The Joy. Per farvi capire, E... Sì, perché non. Cioè, te lo spiegano dopo nel codec e poi vedremo, perché poi dopo verrà tutto approfondito tramite il codec. E no, non ci potevi arrivare, Heisenberg. Te lo dico sinceramente, non ci potevi arrivare. Tanto comunque ce l'avrebbero detto nel codec dopo, però da solo non ci saresti mai arrivato. Ma non perché non ce la fai tu, perché non lo capiresti mai a prima vista. Il vero trigger, stavo dicendo, non è il tradimento di The Boss. Il vero trigger della Metal Gear Saga, perché fino adesso tutto quello che è stato fatto, la Virtuous Mission, il tradimento di The Boss è per una cosa, cioè avviene per un determinato motivo. Alla fine Volgin è un cattivo, sì, ma è il classico cattivo da film. Non che sia poco caratterizzato, anzi ha una buona caratterizzazione, ma non è che abbia dietro chissà che piani, non è tipo Ocelot, non è tipo Liquid che hanno chissà cosa dietro, che piano hanno dietro. E lui è quello che vedete. Tante cose che succedono in Metal Gear Solid 3 non è Solidus, esatto, non hanno altri fini dietro. È molto più lineare questo gioco, quindi mi vedrete anche parlare e spiegare meno quello che accade, perché ve lo racconta la scena. E, e quindi Volgin cosa ha fatto nella sua foga, nel suo essere cattivo, nel suo essere arrogante da un certo punto di vista? Ha sparato. Ha lanciato il missile sulla base russa, un missile americano. Ricordiamoci che siamo in piena guerra fredda. E in modo tale da far cadere in mezzo The Boss, dare la colpa a The Boss. Non perché abbia un piano dietro, non perché ha secondi fini, lo ha fatto semplicemente perché in quel momento aveva il grilletto e siccome lui ce l'ha più grosso di tutti, ha dato il via alla Metal Gear Saga. Da qui, da qui, scaturirà Metal Gear Solid 1, no, Metal Gear 2, Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2. Come adesso lo vedremo, ma è qui l'esatto punto in cui iniziano a muoversi gli ingranaggi. È stato praticamente Volgin. Non ci fosse stato questo avvenimento, la storia sarebbe andata in maniera diversa, magari. Chi lo sa? Chi lo sa?
Ho appena sconfitto Solidus in maniera non letale. Si inizia un gioco e si finisce un altro. È un ciclo. Grande Mattia, grande. Quindi ragazzi, iniziamo. Abbiamo fatto un recap e ora entriamo in Metal Gear Solid Snake Eater. Vi lascio a voi. Currently flying over the Arctic Ocean, altitude 30,000 feet, approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB-754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin, of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one.
And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The boss took 2 miniature nuclear shells. I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. But serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the boss, with Colonel Volgan's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence. Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgan. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgan is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgan as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal, huh? If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Are the Russians going to be helping us? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgan's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there.
Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagahod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss. This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagahod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. Oh, must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square 0. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. Mr. Sigint. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead.
The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How'll I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, "Who are the Patriots?" and Lali Lule Lo. Lali Lulelo. Gotcha. You've been equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. Eccoci, eccoci, eccoci. È iniziata l'operazione Snake Eater. E abbiamo anche una piccola chicca, E ho visto che siete saltati dalla sedia, anche Mattia è saltato dalla sedia. Quando è stata detta la parola d'ordine per riconoscere questo Adam, questa spia sotto le linee di Volgin. La situazione è abbastanza pesante, da quello che avete potuto capire. O facciamo come dice la Russia, o se no qua ci scoppia la terza guerra mondiale. Sostanzialmente, dopo quello che è successo per colpa di Volgin, la Russia vuole, cioè più che altro l'America vuole ripulire il suo nome. Ha cercato il presidente americano di scusarsi in tutti i modi e dire che non c'entrano nulla, ma la situazione è quella che è, e i russi hanno detto provatecelo e uccidete la leggenda vivente chiamata The Boss. In più, già che ci siete, sistemate anche Volghi, come proprio degli sguatteri. E hanno mandato il buon John, il buon Snake, che non so se avete notato, ha un accessorio sulla fronte, che è la fascia di The Boss. È da qua che prende origine la bandana degli Snake, a parte Solidus. Anche Volgin è un disertore in qualche modo, più che altro lui è un ribelle, perché lui andava dietro, diciamo, al vecchio presidente russo e vuole far cadere quello nuovo, fondamentalmente, quello che abbiamo appena visto parlare con il presidente americano. E la situazione è molto grave. E quindi l'unico modo da fare è mandare un soldato solo, che è Snake in questo caso, a sistemare la situazione, a proprio fare un repulisti. E hanno una settimana. Ho letto prima Heisenberg che diceva prima Snake era tutto rotto, adesso è di nuovo in piedi. È passata una settimana da il fatto che abbiamo visto settimana scorsa, quindi ha avuto tutto il tempo per riprendersi, poi è stato curato, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi sì, siamo qui da soli di nuovo in mezzo al bosco. La mappa al momento sarà uguale perché per andare dove abbiamo salvato Sokolov e incontrarci con Adam dobbiamo rifare la stessa strada. Poi le mappe diventeranno completamente nuove. Cioè, quello di settimana scorsa era veramente un prologo per capire un attimo come muoversi. Da adesso in poi esploreremo tutto. Quindi questa sarà uguale, poi ci saranno quelle nuove. Sì, Mattia, sì. Sì, altrimenti scoppia la terza guerra mondiale. Se falliamo questa missione alla fine. Quindi le GRU è un gruppo di ribelli che era fedele al vecchio regime. I GRU, sai che non mi ricordo se sono comunque dei soldati del governo russo, ovviamente, ma non so se sono fedeli al presidente di adesso o meno. Penso di sì. Quindi è tutto un magna magna. Sì, l'ho fatto il time paradox di Ocelot, l'ho fatto. E la prima cosa che ho fatto appena ho avuto controllo dopo la scena
Anche perché dovevo provare a Manu e a Heisenberg che fosse il vero Ocelot, quindi dovevo per forza triggerarlo quello lì. Quindi siamo in piena giungla, di notte, e abbiamo un nuovo collega, oltre a Paramedic, che adesso salutiamo, c'è Sigint, esperto di armi. Questo ti dice qualsiasi cosa riguardante l'equipaggiamento che abbiamo. In più, ora non abbiamo a disposizione la pistola con i tranquillanti, ma abbiamo una pistola con i proiettili veri. E ovviamente il nostro solito equipaggiamento dell'altra volta. Salutiamo Paramedic. Sarà tanto parlata, questa live ancora. Quindi abbiate pazienza. Paramedic. Snake, it's so good to hear from you again. Same here. It's been a week, hasn't it? 4 days, actually. Huh? I visited you in the hospital. You were still unconscious, though. Occhio qua. Then you must have seen me naked. Yeah, but you were all wrapped up in bandages and tubes, so I couldn't do anything but look. Better luck next time. Let's hope so. But seriously, Questi don't forget flirtano. that you were like that until just yesterday. In fact, you really shouldn't even be on this mission. Keep an eye on your stamina gauge. If you start to run low, don't push yourself. Eat something to replenish your stamina. And try not to get yourself hurt. If you're wounded or get bitten by a venomous animal, go into the survival viewer Più o meno, immediately Mattia. and treat yourself using Cure. Yeah. I can see you still know how to nag. You're welcome. And I can see you still don't know when to keep your mouth shut. Maybe so. By the way, Poi con questa I heard voce you're going to calda, lose your Snake. medical license if this mission fails. Yes, there was talk of that, but the mission won't fail, will it? Of course not. Good. I believe in you. But you know what? I really don't care about my medical license. Didn't they use that to force you to participate in this operation? No, I volunteered. Why? So that I could watch over you. Huh. Snake, you're the best agent I've ever seen. But you push yourself too hard. You're reckless. Someone has to stop you from getting into trouble, to make sure you and the boss don't kill each other. So that's why I volunteered. I mean, you couldn't ask for a better guardian angel than me, right? Sì. Thanks. Stop right there. Huh? You can thank me when you get back. All right. No, non è per niente il rapporto che c'è tra Raiden e Rose. Cioè, proprio zero Heisenberg. Zero. Prima, ovviamente, avete sentito la parola d'ordine che è chi sono i Patriots? E la risposta è il Lalilulelo. Voi, cioè, ve l'ho spiegato in realtà cos'è l'Alilulelo, che è una censura delle nanomacchine alla parola Patriots. Non c'entra niente. Non c'è nessun nesso tra questa parola d'ordine e quella. È stata poi utilizzata perché... sì, come la Mediaset. È stata utilizzata come poi qua una risposta a una parola d'ordine. È un easter egg. Esatto. Bravo. Tia, non mi veniva la parola. Grazie per l'assist. Sentiamo Sigint. Yo! Yo! Snake, aren't you? And you're Sigint? Lui è un other. grande. I heard that you're an expert on weapons, equipment, and cutting-edge technology. Close. Huh? I am the expert on weapons, equipment, and The cutting-edge expert. technology. È un grande. I'm the guy that designed your trank gun, active sonar, and motion detector. If you want to know anything about weapons or equipment you find in the field, just send me a message and ask. Later. È così? No, dai, dimmi di più, Sigint. Sounds like the Cobra unit's members' names came from the specific emotions they each carry into battle. Emotions? Yeah. For unbearable torment, the pain. For true oblivion, the end. For infinite rage, the fury. For absolute terror, the fear. And for unsurpassed bliss, the joy. The joy? It's another name for the boss,
Because of the joy she feels in battle, I suppose. During the war, she had a partner named the Sorrow. Sorrow and joy. They say there couldn't have been a more perfect pair. Vi ricordate l'episodio scorso, quando c'era Snake tutto rotto alla riva del fiume? Quando si è ripreso, che abbiamo avuto il controllo della camera per un attimo, non so se ci avete fatto caso, io ho inquadrato dei resti, uno scheletro, anche lì, vicino alla riva del fiume. E avete visto che vicino a The Boss è spuntato uno spirito. Quando ha presentato Kojima con quella regia fantastica, ha presentato tutti i membri dei Cobra. A un certo punto è arrivato questo spirito, che The Boss non ha visto, ovviamente nessuno di loro ha visto niente, però l'ha sentito. Si è girata per vedere se c'era. Quello è The Sorrow. E quei resti sono suoi. Come ci sono arrivati lì? Lo scopriremo. No, The Fear è quello che è andato in testa in giù e si è preso Socolo. Vediamo se ci dice qualcos'altro, sì. The Davy Crockett's that the boss took with her when she defected are mortars that fire nuclear warheads. They're named after Davy Crockett, the hero who died defending the Alamo in the Texan War of Independence. Remember the Alamo. That's right. The warheads are equivalent to between 10 and 20 tons of TNT. Every building within 150 yards of the hypocenter is completely obliterated. But the warheads the boss had with her were some kind of experimental super bomb. So they're actually even more powerful than that. I don't even want to think about what would happen if she used it again. Snake, you know what you have to do. Yeah, I know. Praticamente Hiroshima, esatto. Tutti concentrati in una bomba più piccola. Snake, unlike the virtuous mission, this is a night operation. You'll be encountering nocturnal animals that you didn't encounter your last mission. Some of them are venomous, like the king cobra, so be careful. If you get bitten by a venomous animal, the poison will spread through your body and rapidly drain your life gauge. If that's the case, go into the cure screen and survival viewer immediately and inject yourself with serum. Got it? No, no, Mattia, no. No, no, con quegli animali. No. Snake, unlike the virtuous No, mission... basta, finita, abbiamo... Ok. Possiamo iniziare, quindi. Siamo nel buio della notte, nel favore delle tenebre. Quindi io cambierei uniforme. Metterei quella nera. Ma anche il viso, dai. Tutto scuro. Siamo la notte. Siamo Batman. Vediamo questi animali notturni che dice... Eccola. La nostra cara amica Paramedic. Ah, il pitone reticolato, questo l'avevamo già... C'è già? Pare sia abbastanza saporito, questo l'avevamo già assaggiato. Andiamo. Cioè, qua è bello anche camminare così, tranquilli.
Looks like death wasn't ready for you yet. Boss, That arm still hurt? what are you doing here? Go home. Go home. Gru and my sons are waiting up ahead. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. Boss! I'm not your boss anymore. There's nothing for you here. Go home. Go back to your boss. There's no need to prove that you are virtuous here. This isn't America. That should stir things up a bit. You'd better hurry. The border is 60 miles south of here. You ought to be able to run that far. Why'd you defect? I didn't. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? You don't know the truth yet. But sooner or later, you'll have to choose. I don't expect you to forgive me. But you can't defeat me either. You know me too well. Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long. If we meet again, I'll kill you. Now, go home. This is Snake. Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. Yeah, I know. But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. That she'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting. Scouts have probably already been sent out to investigate the explosion. You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them see you. È difficile, eh?
Molto, molto difficile per Snake questa situazione. E voi perché lo state vedendo da me, ve lo sto raccontando, eccetera, ma vi posso assicurare che quando lo giocai la prima volta da solo, ovviamente, in blind, completamente in blind, eh, ti immedesimi in Snake, sei molto vicino a lui e più che altro perché ti fanno questa... eh, ti spiegano chi è The Boss, ti fanno capire che questa donna è veramente una leggenda vivente che ti dispiace come dispiace a Snake, cioè tu non vorresti uccidere The Boss. E sarebbe bellissimo magari star lì seduti a parlare e cercare di capire, invece qua la situazione è molto grave e non c'è tempo, quindi immaginate come sta Snake, che non riesce a reagire, non è che lui non sia preparato, non sia capace, non sia forte, non sia esperto, è il suo mentore, semplicemente non può, non riesce a reagire. E questo Zero non lo capisce, non lo capisce. E è veramente bello questo rapporto che c'è tra Snake e The Boss. Molto molto bello, a me piace un sacco. Allora, quindi adesso non abbiamo niente. Ah no, devo cambiare la mimetica perché sì. Almeno mettiamo qualche punto in più. Allora, questo mettiamo uguale. Se non sbaglio, sì, quella nera non era proprio perfetta. La tigrata. Non c'è una via di mezzo, no, esatto. E The Boss mette in chiaro le cose. O così o così. Oh oh. No, non c'è nessuno. Ce l'ho il coltello. E ora dobbiamo uscirci. O è bianco o è nero, esatto. Esatto, man. Che c'è? Che? Che hanno visto? Ma sono impazziti? Come hanno fatto a vederlo? Ah, forse là il coso, il coso distrutto. Dai, voi fate quello che dovete fare, signori. Io me ne vado. No, non è vero. 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 No, volevo nascondermi qua sopra. Vabbè, ragazzi. Sì, sì, è vero, hanno visto l'aereo in fiamme. Ok, l'avete voluto voi. Io non volevo farvi niente. E invece... Oh. Uno. Dove vai? Dove vai? Dove vai? Vieni qua. Vieni qua. Due. A posto. Risolto. Ma più che altro voglio vedere se c'è qualcosa di nascosto. Dentro? No, c'è niente, via, andiamo. CQC veramente è una delle cose più belle introdotte in Metal Gear, perché anche se non hai armi, te la giochi. HQ, please respond. This is HQ. Patrol here. We've lost sight of the intruder. Going into high alert. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him.
Possibile che The Boss abbia avuto una sorta di poteri alla Miss Fortune dei russi. Perché, Manu? Per quella velocità... Non ha una velocità anomala, eh. È un movimento normalissimo quello che fa The Boss. Solo che viene enfatizzato dal rallenti, ma... è normale. No, no, non è iperveloce. È un po' come quando faccio io il CQC sui nemici, solo che voi lo vedete a rallenti per enfatizzare la scena. Guardali come vanno. Perché non ha messo quella camminata così? Esatto, è aiutata da Desorro. Non sa neanche che è lì. È una granata però. Tu l'hai visto, lei no. Ma Volgin che usa l'elettricità... Capirete, ragazzi. No, ho sbagliato. Volevo interrogarlo. Niente. Uniforme gocce. Abbiamo preso una mimetica nuova, che è questa qua, che non serve una mazza. A me non serve una mazza qua. Ok, siamo tornati al punto di settimana scorsa. Pare non ci sia nessuno. Oh, abbiamo una K47. Equipaggialo subito. Voglio vedere se adesso... Big Boss, sì. Voglio vedere se adesso The Boss mi smonta anche questo. Che cacchio. La risposta, sì.
Guardate cosa prendo. Ah! Guardate cosa c'è qua. Cosa torna. Grande ritorno, signori. Il grande ritorno. Anzi, la prima scatola di cartone. Il posto sicuro di ogni essere umano chiamato Snake. Guardate che si vede dentro. Sentiamo un po'. Got yourself an AK-47, huh? The AK-47 is the official assault rifle of the Soviet Army. The first model was completed in 1946, and in 49, it beat out all its competitors to become the standard assault rifle of the Soviet military. It uses 7.62 millimeter by 39 rounds developed in 1943, and a 30-round box magazine originally designed for a different assault rifle. You can aim it from the shoulder by equipping it in first-person view and holding down the aim button. It's sturdy and extremely reliable with high power and precision. There's no better assault rifle in the world. Snake, what are you doing? I'm in a box. A cardboard box? Why are you... I was just looking at it, and suddenly I got this irresistible urge to get inside. No, not just an urge. More than that. It was my destiny to be here. In the box. Destiny? Yeah. And then when I put it on, I suddenly got this feeling of inner peace. I can't put it into words. I feel safe. Like this is where I was meant to be. Like I'd found the key to true happiness. Uh-huh. Does any of that make sense? Not even a little. You should come inside the box. Then you'll know what I mean. Man, I don't want to know what you mean. Between you and paramedic, is everyone but me that is hooked up with a major strain? Che belli sti rapporti. Yeah, well, anyway, I suppose even that dumbass box might make a decent disguise if you wear it inside a building. Vabbè, se vuoi, fallo. Stai parlando di Nastasia tu, Heisenberg. Sì, più o meno il ruolo è quello. You can capture animals alive by using the tranquilizer gun or a mousetrap. When you capture a live animal, you can carry it on you as a weapon by going to backpack in the survival viewer. Once an animal is on your person, Ma come? Paramedic, non mi dici niente della mia nuova scatola. Throwing a venomous animal at an enemy might be enough to knock him out. Even non-venomous animals like frogs can be used to distract the enemy's attention. And since I know you're going to ask me, yes, keeping animals alive prevents them from rotting and makes them taste better when you eat them. Remember, though, you've only got 3 cages for capturing live animals. Va bene, paramedic, me lo ricorderò. Ok, facciamo i seri adesso. Oh, questo è molto importante. Visore termico, finalmente abbiamo trovato, che nella mia run che stavo facendo prima, qualche settimana fa, ho completamente dimenticato di prenderlo, ma ora ce l'abbiamo. E guardate quanto è figo. Ah, devo togliere qualcosa. Ciao, togliamo questo che tanto non mi serve, questo. Tenendoli e vabbè, ma un modo per non tenerli per sempre, mamma. Nel gioco qui marciscono. Guardate che figata. E ora? Sorry I'm late.
cut the engine. They'll hear us. Are you the agent they sent? Are you Adam? I thought you were supposed to be a man. Adam couldn't make it. All right, say the password. Who are the Patriots? Who are the Patriots? Answer me! Trapped. Get down! There is your answer. The name's Eva. Vabbè, un po' di fanservice, dai. This wasn't part of the plan. What happened to Adam? What's your code name? It's Snake. Snake, huh? Well, I'm Eva. Are you here to tempt me? No. Si è girato come dire, Adam? no. Colonel Volgan is a very suspicious man. He decided Adam wasn't the right person for this mission. And you were. Yes, Why? because I can do things he can't. I heard you used to be a codebreaker for the NSA. I was. 4 years ago, I defected to the Soviet Union with Adam. Mauser military. The broom handle. It packs quite a punch. Nice to have when you're on a bike. You held it sideways and used the muzzle jump to create a horizontal sweep. Modo di flirtare di Snake, eh? Bet you've never seen that technique in the West. Parlare di armi e It's basta. imitation, isn't it? Yeah, Anzi, it's a ne Chinese frega Type proprio 17 niente di pistol. di chi c'ha davanti. Around here, even that's hard to come by. Può essere anche nuda. Don't worry though. The one I've got for you is American made. .45, huh? Guardalo come si è eccitato adesso. Guarda. Incredible. Do you like it? The feeding ramp is polished to a mirror sheen. The slide's been reinforced, and the interlock with the frame is tightened for added precision. The sight system is original too. The thumb safety is extended to make it easier on the finger. A long type trigger. Beh, è un po' quello che with sta facendo, Manu. a ring hammer. The base of the trigger guard's been filed down for a higher grip. And not only that, nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized. Where'd you get something like this? I grabbed it from a Western munitions armory. It probably used to belong to one of your officers, and there are more where that came from. You had this with you, didn't you? Better take this too. What's that? A disguise to make you look like a scientist. A disguise? Yes. You're here to rescue Sokolov, right? Sokolov's still safe then. Yes. He's being forced to continue his work on the Shagohod. Where? At the lab.
They've got a whole army of scientists there developing new weapons. Security is tight, but if you disguise yourself as a scientist, you might be able to sneak in. Can we get Sokolov out of there? We'll see, won't we? Tell me how to get to the lab. The safest way in is from the rear. First, you'll need to head north through the jungle. You'll come to a heliport used for shipping materials. Pass the È come heliport un and continue bambino. north, and there will be a large crevice. Descend into that area and you'll reach a cave. Move through the cave and you will arrive at a mangrove swamp. After the swamp, there'll be a warehouse. Make your way through the warehouse and you'll come out just south of the lab. Got it. And just what are you doing there? In close-range combat, a knife can sometimes be more useful than a gun. By doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady. That way, I can instantly switch between a gun battle and a knife fight. Right, let's get going. Wait a minute. What now? You must be tired. Why don't you take a little rest? I'll be Ma ho fine. fatto 2 passi. You'll never make it in your condition. Sì. It's a jungle out there. There's still an hour before dawn. It's dangerous to be out in the jungle at night without a guide. What about you? I have to get back. No, comunque I anche can't be gone David for è too preparato, long. They'll start to suspect something. Don't worry. I'll keep you updated over the radio. That's it? My orders are to provide you with information, nothing more. You look disappointed. All right then. I'll do something special for you. Che senso? I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie down. E invece no. Volevi. What's the matter? I don't know you well enough to trust you. No, non How è well per do you quello. have to know me to trust me? Ricordati che siamo in I don't know guerra. if I can trust anybody. Gonna get that? She's right, Snake. You should get some sleep. Although in your condition, you really ought to be back in the ICU. Whenever you save the game and quit, you'll go to sleep. Sleeping allows you to gain back stamina naturally. Depending on how long you sleep, you may also recover naturally from sickness and injury. When you're tired or hurt, the best thing to do is just get some sleep. So do yourself a favor and take a nap. Doctor's orders, okay? Yeah, okay. No, vabbè. No, 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 no. Ciao Andrea. Mm. Mm. È un gatto è diventato. Si è svegliato in 3 We're secondi. surrounded. I see. 4 of them. We've got company. It's the Ocelot unit. Let's get out of here. Hurry.
Kojima. Don't forget your gear. Here, give me a hand. We can use this to get to the basement. Oh, guardate chi c'è. Damn it, Ocelot. I'll get past them on my bike. I'll call you later. Vediamo se ha imparato la lezione. Keep them busy. Huh? Don't go dying on me now. Cos'è sta confidenza qua? Al nostro ragazzone. Oh, là, pronti. Potrebbe essere una sorta di boss fight questa qua, possiamo definirla. Sì. Si può approcciare in qualsiasi modo si voglia. Vedete come sono organizzati. Stanno entrando nella stanza, vedete? Le fumogene, le... Stanno usando tutti i tipi di mezzi per vedere se ci stanno. Ok. Non so se l'ho preso. Just my imagination. Che palle, sono abituato alla camminata. What's wrong? No, ho sbagliato. Ok. Ok, abbiamo trovato anche il cercamine. Dove cacchio è andato l'ultimo? Just my imagination. Ok.
Sì, è... sofferenza, esatto. I've been waiting for this moment. That's it. That's the stance. I don't think so. What? A female spy? Non la stava palpando perché è un This maniaco, bitch is eh. wearing perfume. Stay where you are. I've had enough of your judo. Esatto, un revolver. I see you've got yourself a single action arm. Single action army. That's Ti right. ricorda qualcosa? There'll be no accidents this time. You call that an accident? Well, it wouldn't have happened if you hadn't been showing off. What did you say? It's a nice gun, I'll give you that. But the engraving gives you no tactical advantage whatsoever. Unless you were planning to auction it off as a collector's item. Esatto. È il And you're primo. forgetting one more very basic thing. You don't have what it takes to kill me. Boh, che Chad qua. We'll see. Ok, via. Six shots. That thing only carries 6 shots. The Makarov carries 8. You have to get a feel for how many you have left. 6 colpi, più che sufficienti per uno come te. It's not meant for shooting people. Damn! This isn't over yet. This is not over yet. Don't. Why? He's still young. You'll regret stopping me. Damn it! I've got to get back before he does. E qui abbiamo visto il secondo incontro con Ocelot, che si è beccato una bella ruotata in faccia e ha imparato una seconda lezione, cioè quella di tenere sempre a mente i colpi. Capiremo. No, questa è un'area nuova, per esempio. La palude. Qui ci sono un bel po' di animaletti nuovi. When you get hurt, your body will heal. Questo l'abbiamo già sentito. Hey, Snake, remember back at the abandoned factory when you whittled the grip of that 45 down? Yeah. I've never heard of a customization like that before. Why the grip? Ah, anche lui ha avuto un'erezione con la pistola nuova che ci hanno dato. You're gonna keep the knife and the gun both at the ready? That's the idea. Why would you want to do that? Sometimes a knife works better in close proximity encounters. So I equip both at the same time. That way I can switch back and forth in an instant. Badass. So that's that. CQC. Badass. It looks like you've got rid of all the ocelots.
Yeah. Now proceed with the rescue of Sokolov. According to Eva, you should start by going to the crevice to the north and... Can we trust her? What's that? Eva is with the KGB, isn't she? Can I really believe what she says? How do I know she won't double-cross me? There are no guarantees in espionage, Snake, only calculated guesses. At this point in time, the KGB stands nothing to gain by stabbing us in the back. So you're saying I can trust her? I'm saying the chance that she'll betray you is low. Of course, we checked the route she gave you against our own data. It looks like a pretty solid infiltration route. It makes good use of weak spots in the enemy's defenses. You shouldn't have any problems. Follow the route Eva showed you and proceed with the mission. Roger. First, enter the cave through the crevice. Eva said it was to the north, so head that way. Snake, you said Eva said her Mauser was a Type 17, right? Yeah, what about it? That model was produced in the 1920s in a weapons lab in the Shaanxi province in China. The cartridge part sticks out lower than the original to accommodate 45 caliber rounds. The barrel and chamber are a little bit thicker too. But most telling of all, it's got Chinese characters engraved on both sides of the frame like you saw. And that firing stance Eva was talking about where you hold the gun horizontally, that's a trademark of the Chinese. Just like you were saying, when you're firing in full auto mode, the muzzle jump effect gives you a horizontal strafing motion. They say it's especially deadly in indoor and close-range mop-up actions. The Japanese called it bandit shooting and used to dread it. Makes you wonder where she learned to shoot like that. Ok, abbiamo preso un po' di info. Utili o meno, sta a poi decidere. Allora, vediamo. Questo è un serpentino nuovo. Che serpentino è, paramedic? Wow, you caught a coral snake. The coral snake is a venomous snake that originally hails from the Americas. Its venom is a very potent neurotoxin, so don't let it bite you. If you do get bitten, go into the survival viewer right away and use Cure to neutralize the poison with a serum injection. The colorful red and black patterns on the coral snake are a warning sign. Apparently, the bright flashy colors and pattern let other animals know that it carries a deadly poison that keeps them from attacking. There are many animals that mimic the colors of known poisonous animals as a defense. Guardate che si sta addormentando. Guardate che si sta addormentando Snake. Guardatelo, guardatelo. There is another non-poisonous snake called the milk snake that borrows its coloring from the coral snake. Non sono stato io, l'ha fatto da solo. You're not even listening, are you? No. Okay, we'll talk about something you're interested in. What it tastes. The taste? Yes. It says here that coral snakes are pretty good in a snaky kind of way. A snaky kind of way, huh? Ok, quindi pare sia buono. Vediamo come siamo messi a stamina. Non mi ricordavo sta cosa che Snake si addormentasse durante gli audio. Ma non è tremendo. Allora, visto che adesso abbiamo la pistola vera. Eh sì. Eh sì, eh sì. Abbiamo preso proprio lui. Abbiamo preso proprio lui. Vediamo se ce lo dice. Snake, look at your body. Ah no, perché adesso sì. Looking good. Not there. Then where? See the leeches? Leeches? Yeah, you've got leeches all over you. Non so se avete sentito Leeches will quella sorta sometimes di attach suono themselves to you if di you spend a long bacio time quando in siamo the water entrati or in the acqua. swamp. When you've got leeches on you, they'll suck your blood, causing you to lose Ci si stamina. attaccano le You should sanguisughe. get rid of them as soon as possible. To get rid of leeches, go into Cure in the survival viewer and press your cigar into them. Or, if you use the insecticidal bug juice ahead of time, the leeches won't bother you as long as the bug juice is in effect. I see you've captured an Indian gavial. The Indian gavial is a crocodile that originally lived in freshwater regions in India and Nepal. Why are Indian crocodiles way out here? They're captive crocodiles that were brought here for Cioè, research si chiede cosa ci purposes, fanno but i escaped and coccodrilli became indiani. wild Io again. mi chiederei cosa ci fa questa Indian giungla in gavials are Russia. large Però creatures. Adult males grow to over 6 meters in length. You'll never catch one alive.
even if you use the tranquilizer gun. Got it. So, how do they... Taste? Yes. Yes, I did look into that. You know what they always say. Sa di pollo. Tastes like chicken. Sounds delicious. But be careful when capturing an Indian gavial. Normally they're cowardly creatures, but the ones in the forest there are belligerent. Guarda, ce ne Apparently siamo they resi attack conto humans. settimana scorsa. What do you mean? They weren't the direct subject of any serious research, but some think they may have become violent as a side effect of the atomic research that was conducted nearby. Quindi sono un po' come le tartarughe ninja. Ah, ovviamente possiamo prendere anche pesce. Guardate il proiettile. Leeches will sometimes attach themselves to you if you spend a long time in the water or the swamp. When you've got leeches on you, they'll suck your blood, causing you to lose stamina. You should get rid of them as soon as possible. Sì, io voglio sapere del pesce che prendi. Sì, lo so, ce l'hai detto prima, io voglio sapere del pesce. I see you've caught yourself an arowana. The arowana is an ancient fish that lives in tropical freshwater areas. Because of its large size, I don't think you'll be able to capture one alive. Ancient fish like the arowana are living fossils. They've hardly changed their form since the Devonian and Jurassic periods. Other ancient fish besides the arowana include the sea Guardatelo. the starlet, and the knifefish. Almost all organisms on Earth have evolved in various shapes and Stai forms, captando la barba. but these fish have kept the same form for hundreds of grande. millions of years. Baffling, isn't it? Sure. Well, I can see you're not interested. Not at all. I'm fascinated by ancient fish. Why? They're supposed to be huge, aren't they? You're wondering whether they make a good meal. Ovviamente. Yeah. So, do they? The guide says they taste just fine for a fish. Great. A posto. Alla grande. Allora. Oh, chi è? Snake, Mangiando. are you there? Eva, Did you miss me? did you make it without any trouble? No one saw me. So you're back with Vulcan. In a matter of speaking. What about the boss? Yeah, she's here too. Better be careful. Thanks, I will. The boss and I get along pretty well, though. I guess we traders have a lot in common. Why would anyone want to defect? Betraying your country like that, I just don't get it. Are you talking about the boss? Why do you do it? Weren't you born and raised in America? Yes, in a small rural town. I never even knew there were other countries, other cultures, other ways of thinking, until I went to work for the NSA. And one day, I'd found I'd lost faith in the things I'd been taking for granted. What did you see? What was it that made you want to change sides? You wouldn't believe me if I told you. Try me. I saw the universe. The universe? Not the actual universe. The universe as the intelligence community sees it. I realized that the gravity in this universe was holding me back. That's all. People and countries are both changed by their environment and by the times. That sounds like what the boss was saying. There's a world of difference between this country and America. But it's only a difference of position, a difference of perspective. Coming here made me realize something. Half of what I'd been told was a complete and utter lie. The other half was a conveniently constructed lie. Where's the truth then? It's hidden in the lies. Are you lying too? Who knows? I've been trained to make even the most severe falsehood sound like the honest truth. Weren't you? No. I believe because I have to, even if it is a lie. That's part of my mission. I'll have to remember that. If you need me, give me a call on the radio.
My frequency is 142.52. See ya. Sia. Non la pensa tanto di diversa da The Boss, la nostra cara Eva. Allora, c'era un modo... No, non devo andare di qua. C'era un modo per salire. Eccoci qua. Allora, ci tocca fare un po' di equilibrismo. Bravo Snake, proprio quello che stavo pensando di farti fare, madonna Dio. Scusa, non volevo. No, non volevo darvi fastidio. Adesso me ne vado. Ora me ne vado. Non mi vedete. Non sono qui. Sono invisibile. Sono davvero invisibile. Ok. Schiatto. Sì, lo so, devo togliermi le sanguisughe. Ok. Allora. Madonna, che lentezza quando esce dall'acqua. Allora. Cura. Abbiamo... Guardatele. Che sono attaccate al popon. Una al popon e una sulla coscion. Allora, via. No. Via. 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 Meno male che c'è il nostro sigaro. Mangiamo. Quindi proviamo... Proviamo il serpente corallo. Pretty tasty. Pretty tasty. Buono, dai. Non era male. Allora. Riproviamoci. Forse un po' troppo presto, siamo saliti. Devo andare su quella sorta di rientranza lì. Bravo Snake, bravo. Candy Crush ha preso l'audio di Snake che dice tasty? Ma davvero? Cosa mi state dicendo, ragazzi? Ok, eccoci qua. Cod. Guardate cosa ho preso. No, non è qua. Non è qua. Dov'è che è? Ah! Vediamo. Dai. Allora, togliamo la scatola e mettiamo questo. Ora posso memetizzare. Ora sono un coccodrillo anch'io. Andiamo nei miei simili. No, no, sono come te. Non è vero, non mi picchiare. Guarda. Sono un coccodrillo. Ecco, la sanguisuga ci ha baciato perché ci ha trovato molto attraente. Non mi hanno notato perché sono come loro. Guarda, guarda. Troppo fiero. E questo soprattutto serve contro le guardie, Guardate che si vede l'interno della maschera. In prima persona. E serve anche contro le guardie questa cosa. Come fai a non amarlo uno così? Cioè, ragazzi. Di cosa stiamo parlando?
Guardatelo. È il soldato perfetto. No, ancora nada. Guardale, guardale sul culo. Quante sono? Sono tantissime. Ah, no, è giusto. Cioè, ce li ho lì, ma in realtà non sono lì. Ok. E siamo arrivati. Mm. Mm. Aiuto. Snake, your number one priority in this mission is rescuing Sokolov. Eva said he is in the lab, so head Non mi over devi there. dire questo. Right. Do you remember how to get to the lab? You Sì. mean what Eva told me? Yes. Of course I do. All right, repeat it for me. Major, do you think I'd forget something like that? Let's hear it then. First I head north, Sembra di stare a scuola. and then I'll come to a crevice, And then? and then... All right, let's go over this one more time. First, Questo head non l'avevo north mai through the triggerato, jungle. sto dialogo. Enter the cave through the crevice to the north. Follow the cave to the end and you'll come out in an aqueduct surrounded by mangrove. Follow the aqueduct to the north and you should arrive at a warehouse. Climb out of the water and enter the warehouse. After you've infiltrated the warehouse, Sì, però c'è pass anche through da it to the capire north. che con il suo Then accento you'll emerge in the stra-inglese, woods again. Major, The lab will be si capisce directly to poco, the lui è north. americano. Are we clear now? Yeah. Snake? I got it. Basically, I just head north, right? Vabbè. You know that army motorcycle that Io Eva was voglio riding? sapere cosa c'ho di That's a fronte. replica of a German model. A replica? Yeah. After World War II, the Soviets confiscated an entire assembly line from a German motorcycle factory, machines and all. And then they took it back with them and started producing replicas? Exactly. Originally, that motorcycle was designed to be used with a sidecar attached. That means it's got enough power to drag a 200-plus pound sidecar around. So that's how she could pull off all those crazy stunts. Uh-huh. Of course, it takes a lot of skill to be able to control that much power. That Eva chick is something else. Figa Eva. Lo chiamo l'ultima volta, eh? So you're wearing the tree bark camouflage. Tree bark is a forest pattern created primarily for use by hunters. It'll give you an exceptionally low profile if you wear it when you're pressed up against a tree. Ok, grazie Sigint. Va bene, ve lo dico io cosa c'è qua. Questa è una recinzione col filo spinato elettrificato. Infatti si vede l'elettricità che passa. Le cose sono due: o passi di lì direttamente, oppure vediamo se mi chiamano mentre lo faccio. Si spegne tutto e si passa tranquillo. Vediamo se me lo dice adesso. Sì, lo so che si vedeva. So, you're wearing woodland face paint. Mi prende The per il woodland culo. paint is most effective Me in l'ha già forest detto The Boss environments. questa cosa qua. It'll work best if you use it when infiltrating forest areas. Ok, Sigint, va bene, grazie. A posto. Mi ero dimenticato di questo piccolo dettaglio. Questo non l'ho fatto apposta. Control here. We have evidence of an enemy intruder. Commence alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Ci sono le Claymore anche qui.
Allora. Cosa abbiamo qui? Un bel cagnon. Guardate lì il cane. Che direi proprio di non ammazzare. Oppure andateli lì. Who's that? Huh? Who's that? Oh oh. Who's that? Radio, call HQ! No, l'ho beccata in pieno, mannaggia. Ok, signori. Speak. Finish me. Vorrei, ma non so sgozzare. Answer me. Bastard. Speak. Speak. Ah, dorme. Basta. Devo tenere premuto triangolo? Sei sicuro? Ma come fai a saperlo, scusa? La proviamo, eh. Proviamo il saltone, ragazzi. Grandissimo. Guardate le trappole qui. Cavo. È la trappola che viene giù. What's wrong? Ah, ti ricordi il dialogo di The Boss? Ok. Vediamo. Se trovo una vittima... Eccola. Ce n'è solo una, no? Who's that? No, non è vero. Speak. There are lots of traps around here. Guarda, me ne sono accorto. Speak. Oh, grazie Heisenberg, è vero. Grazie. Ho sbloccato il trofeo. No, il cane no. Oh, capi in pieno. No, 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 no. No, no. Non voglio fare male al cane. No, sono morto, cazzo. Ho esagerato. Snake, what happened to you? Grazie, grazie. Snake! Guardate che vengono lì a capire. E poi è caduto. Vengono a sincerarsi che sono morto. E vedete che esce fuori la scritta. Time Paradox. La storia è cambiata. Non ha pensato, oh no, è morto, quindi
Non esisterà più la Metal Gear Saga. È avuto coccolone. Vabbè, ora serio. Allora, prima di tutto facciamo una bella cosa, disattiviamo qua. Stavo per saltare in aria ancora, eh. Cagnolino. No, sì. Cagnolino, cosa stai facendo? La guardia? Come stai guardando? Mi dispiace. Oh oh. Chi è? What's wrong? Stai fermo. Ok. Bravo, non c'è niente, bravo. Coglione. This is HQ. Patrol here. We have evidence of an enemy intruder. Può essere stato un animale, non per forza un nemico, non è vero? Cioè, adesso, presenza nemica. Può essere stato un coniglio. Allora, questa, ragazzi, è praticamente un parco giochi. Vi ho detto che ci sono delle aree che possono sembrare delle aree sandbox, dove tu hai una situazione, un luogo da esplorare, come per esempio questo magazzino, e lo si può affrontare in qualsiasi maniera tu voglia. Kojima ti dà in mano questa situazione e ti diverti. Per questo vi ho detto che da dopo i dialoghi con The Boss e tutto il resto ci sarà tantissimo gameplay. E questo è uno di quelli. Vedete, no? C'è l'elicottero, le torrette, questo magazzino. E possiamo interagire con tutto. Puoi fare adesso, vedrai, adesso ci divertiamo un po'. Dov'è? Ah, è qua. Per esempio, a sto giro ho pensato di affrontarla così. Aspetta, amica Kerota. Occhio, che anche se ci sparano, ci feriscono. Quindi ci dobbiamo curare, se no ci va giù la vita.
Ah, sono morto. Perché sono morto? Vabbè. Andare giù. Cristo Dio, non va bene. No, un cazzo ho fatto a mancarlo. Ok. C'è... Eccolo lì il bastardo. L'avevo visto prima. Arrivi. Ok. Volendo possiamo usare anche le torrette, eh. Volendo. Mancato in pieno. Mancato in pieno 2. Preso. Non va bene questa mimetica. Ah, adesso ti faccio ridere. I see you caught yourself a rat. The rats in that area are the descendants of wild Norway rats that were domesticated by humans as pets and lab animals. They're not poisonous, and I don't think they'll attack you, but they're quick little creatures, so you might have a hard time catching one. Uh-huh. So how do they taste? Snake? What? They're rats. I know what they are. Do they taste okay? The guide says they're not Il that sospiro. Good enough for me. bad. Esasperata sta donna. Non ne può più. Però pare sia buono. Assaggiamolo. Visto che abbiamo poca stamina. Poca, metà stamina. Discreto. Allora, intanto devo cercare una cosa, perché vi devo far capire l'effettiva importanza delle stanze, dei magazzini che ci sono qui. Volendo, io potevo lasciare vive tutte le guardie, entrare proprio in maniera totalmente stealth, senza farmi vedere. A cosa stanno sparando lo sanno solo loro. Ciao Topino. Oh. Vediamo se ce la faccio. What's wrong? Where did that come from? Ciao. Testa di merda, zio. Ok. Sì, sì, è proprio una scelta sbagliatissima quella che ha avuto sto tizio. Stanno sparando a caso, totalmente a caso. Ok, stanno un attimo dando una calmata. Io voglio semplicemente andare qui. Ok, questa è l'armeria. E abbiamo preso il TNT. Il TNT
è molto divertente da utilizzare. Prima di tutto, queste stanze non sono messe a caso. Cioè sì, sono messe per darci magari rifornimenti a noi, no? Per trovare cose utili. Ma queste servono anche, in teoria, a dare rifornimento alle guardie. Preso silenziatore. Sta finendo. Ne abbiamo piazzata uno lì. This is HQ. Patrol here. We've lost sight of the intruder. Going into high alert. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. Huh? I heard footsteps. Qua. Un po' troppa gente, mi sa, Uno è morto. There's nobody here. Radio calling. Questa è la stanza della radio. E ne mettiamo una. Aia. Oh, figlio. Oh oh. Qui abbiamo un bellissimo elicottero russo. E non mi stanno vedendo che sto andando là sotto, fantastici. I migliori soldati russi che abbiamo. Oh, oh. No, non mi vedono. Sono dei grandi. Oh, oh. Salve. Cosa stanno facendo? Si sono fusi. Cosa fanno? Ah. Boh. This is HQ. Patrol here. We've lost sight of the enemy. No, no, non è una buona idea lasciarli lì, però vabbè. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. Mentre questa è la stanza dei rifornimenti di cibo. Ed è molto importante questa. Soprattutto per loro. Ah, la mimetica, 70%. Ero lì però. Cioè, non è che ero lontano, che facevano fatica a vedermi. Ero lì. Vabbè. Ok, ho piazzato tutto come si deve. E ora, signori, preparatevi alla magia. Who's that? Ok, basta, ho rotto anche il silenziatore. Signori, quindi 1, 2, 3, 4. Quell'elicottero non potranno più usarlo. Le armi finiranno le munizioni, le comunicazioni non ne hanno più e soprattutto non hanno più cibo. E queste cose ne risentiranno più avanti. Quindi, se andiamo in un'altra area vicino a questa, i soldati inizieranno a dire che hanno fame perché non hanno abbastanza cibo. E potremo farlo in tutte quelle che incontreremo per avere dei soldati meno efficienti. Metal Gear Solid 3, signori.
Oh, abbiamo il silenziatore. Ok, possiamo andare. Scegli tu cosa vuoi fare. Sei libero di fare quello che vuoi. Ora facciamo questa boss fight e poi chiudiamo. Ah, you're here at last. Looks like the boss's info was right. Twice now you've made me taste bitter defeat. I hate to disappoint the Cobras, but you're mine now. All of you, leave us. It's just you and me. No one to get in our way. Ocelots are proud creatures. They prefer to hunt alone. Shots. Ha imparato la lezione. Guardate quanto è fiero This Snake. time I've got 12 shots. Sto taglio così è bellissimo. Stray. Ok. Ovviamente. Tardo. Not bad, eh? Vabbè, becca di questo. Rispetto alle boss fight che abbiamo affrontato con Ocelot in passato, qua è un po' più diretta. Non si ha la visuale a volo d'uccello, ma abbastanza libera. My hat. Abbiamo fatto saltare il cappello. I love it. You're all talk. You won't get away from me. Ah. That guy is using a single-action army. It's a 6-shot 45 caliber revolver. The only drawback is that because it's a revolver, it's a pain in the ass to reload. Ocelot will be open to attack while he's reloading. Use that window to unload on him. Grazie, Sigint. Excellent. I've never felt a tension like this before. Sta emozionato. That's so different from simply changing a clip.
Sì, ma io in teoria dovrei colpirlo mentre carica, This reload però, time is exhilarating. You're all talk, huh? Nice shot. Take this. Dove stava sparando? Ah, le apri. You fool. Vabbè, allora giochiamo con lo stesso gioco. Not bad, eh? Ferita d'arma da fuoco. Ok. Come è andato? Ah, no. Ah, si è rimesso il cappello, tra l'altro. You're all talk, huh? Not bad. Aia, aia. C'è pure il serpente che mi caga il cazzo e mi ha pure avvelenato. Bisogna stare attenti anche a queste cose. That's tasty. Amazing. I never knew reloading could be so. Major, forgive me. Sparano anche da dietro, eh. Bastardo. Oh, See my technique? It was bella la tecnica. Sì, sì, bellissima la tecnica. This reload time is exhilarating. Però sì, vabbè, oh. Ma stavo sparando. This. It's a revolution. Bastardo. Aia. Fool! Ho vinto io, zio. Era 1-1, o lui o io. Damn it. He found us. Esatto. Allora, io morirei in una roba del genere. You were lucky. We'll meet again. Sembrano rivali? Sì, c'è una sorta di rivalità tra tutti e due. Ok, signori.
siamo arrivati alla fine di questa serata. Saving the game, Snake? Salviamo. Era proprio dove volevo arrivare. Hey, Snake, you ever heard of Godzilla, King of Monsters? E chicche di No, what is it? paramedic. It's a movie. You haven't seen it? Nope. It's about this monster called Godzilla, who grows to an enormous size in a nuclear test and goes on a rampage in Tokyo. Che gusto ha il Nuclear salvataggio. test, huh? Then the Marshall Islands must be crawling with giant monsters right about now. It's just make-believe. Maybe that's why my pants have been so tight lately. Snake, it's a movie, not a report out of Los Alamos. I know. So then what happened? Godzilla is immune to all weapons, and humanity has no way to stop the monster. Dr. Shirazawa develops a new type of weapon, but meanwhile, Godzilla is getting closer and closer to Tokyo, obliterating everything in its path. It was originally a Japanese movie, but they made an American version, too. I recommend seeing the original Japanese one if you ever get the chance. It's mostly mindless fun, but it's also got a serious anti-nuke message as well. Where can I see the original? You'll just have to go to Japan. Really? Eh sì, It's all'epoca too sì. bad. Well, if you wait 40 years, you might be able to see it in America, too. Why's that? 2004 will be Godzilla's 50th birthday. You think they're still going to be making Godzilla movies then? Of course! Huh? Everybody loves Godzilla. You sure know a lot about movies. Minus one, I poi don't suppose bellissimo. you're the movie-watching type, are you? Not really. Okay, then I'll tell you everything I know. When the going gets tough, movies can save your life. It's always good to be able to look at things from a different perspective when you get in a jam. That's the magic of movies. No kidding. Well, I guess it might at least make a nice distraction. That's the spirit, Snake. Have a little fun. Grande, grande, grande paramedic che ne sa una più del diavolo. Va bene, signori. Io direi che è stata una bella serata, no? Abbiamo visto l'inizio di questa nuova missione e abbiamo affrontato per ben 2 volte Ocelot e per ben 2 volte questa sera ha preso mazzate. Avete visto la prima parte del gameplay, del core di questo nuovo Metal Gear che è estremamente divertente. Io ho un po' giochicchiato un po' ed è veramente, cioè ogni volta che tu ti approcci a queste aree puoi davvero fare tante cose. È più gameplay che trama, ma è giusto così, Heisenberg. Non siamo in Metal Gear Solid 2, ma quando arriveranno i filmati della trama sono molto molto importanti e cruciali. Quindi ragazzi, io vi do appuntamento a venerdì prossimo per il prossimo episodio di Metal Gear Solid 3. Fate i bravi, vi ringrazio, grazie Mano, grazie Heisenberg. Con sta chicca di Godzilla ho notato che non sono l'origine di King Ghidorah. Informati, perché sono belli. Il film con Ghidorah, anche quello vecchio giapponese, è molto figo. Vi ringrazio, grazie per la compagnia. Ci vediamo mercoledì con Final Fantasy probabilmente, ma venerdì con Metal Gear. Buonanotte e grazie a tutti ragazzi.